Benvenuto in questa nuova lezione su Oracle, su come realizzare uno shooting cinematografico professionale senza aver bisogno di un fotografo e di un modello, ma soprattutto neanche della location, perché andremo a fare tutto con Oracle AI, con questa intelligenza artificiale, e come si utilizzano i prompt. Quindi vi insegnerò anche questo. Ovviamente prendo queste immagini di riferimento che avrete visto in un carosello, andremo a decidere che modello, quindi maschile, femminile, che etnia, come deve essere il look, come deve essere la posa, come deve essere, diciamo, la location, la città dove va effettuata questa fotografia, il tempo, quindi il clima, se piove, soprattutto la colorazione, la color correction, se deve essere un qualcosa di più dark, quindi un po' più sul blu, qualcosa più sullo scuro, o qualcosa di più acceso, più allegro, ok? Quindi partiamo ovviamente in ordine. Vi ricordo che in descrizione trovate la playlist su come si registra, cos'è Oracle, come funziona e come poi si utilizza questa funzione che si chiama Space. Quindi io vado dritto al punto. Se non sapete come si utilizza Oracle, vi ricordo in descrizione. Partiamo subito. Praticamente in descrizione sempre troverete un link sui prompt che andrò a utilizzare, però vi insegno anche come si modificano. E quindi partiamo subito. Vi iscrivete a Oracle con il link sempre in descrizione, dopodiché c'è un link che cliccate che sarebbe questo, vi facciamo un regalo, ovvero se vi dovete abbonare per utilizzare per forza di cose Oracle, quindi anche l'abbonamento più piccolo, che se non sbaglio quello da 10 euro, se utilizzate il codice tutto in maiuscolo promo 500 ottieni gratis 500 crediti, ok? Quindi questo è il nostro benvenuto, che ne so, pacchetto da 10 euro, se non sbaglio 2000 crediti più il codice promo o 2500 crediti, ovviamente solo sul primo abbonamento che andrai a effettuare. Dopodiché ti rechi sulla sezione i tuoi spazi, your space per chi ce l'ha in inglese, e crei un nuovo spazio, ok? Quindi questa cosa qui ve la mostro nelle lezioni che c'è nella playlist in descrizione, quella formativa sulla piattaforma. Perfetto, quindi cosa bisogna fare per ottenere questi risultati? Ora ovviamente andrò a generare anche qualcosa di nuovo. Vi recate sullo spazio, ok? Quindi io faccio un po' di pulizia qui. Sulla sinistra c'è la barra degli strumenti, fate aggiungi nodo, quindi sul più, dopodiché fate text, ok? E abbiamo creato ovviamente il nodo, questo è un nodo, si chiama, per inserire il prompt. Dopodiché creiamo un altro nodo che chiamiamo Image Generator. Ovviamente questo nodo lo andremo a collegare, quindi tenendo tasto premuto del mouse diciamo bello fermo, e lo andiamo a collegare sull'Alt+T. Dopodiché possiamo lasciare e il nodo è stato completato, ok? Andiamo a mettere Nano Banana Pro perché è il migliore per creare delle immagini ultra realistiche. Andiamo su auto e scegliamo il rapporto, il formato dell'immagine. Quindi che ne so, vi serve un 16 noni per una copertina YouTube, per esempio io. Perfetto, 16 noni. Vi serve per un carosello 4 quinti, per un ad 4 quinti, oppure 1 a 1 per un sito, come volete voi, 9/16 per le stories e così via. Io vi consiglio per il momento, perché per esempio lo voglio utilizzare come carosello, un 4 quinti. Ora il prompt potete aggiungerlo o qui, oppure lo aggiungete qui. Ovviamente se lo aggiungete qui dentro non avete bisogno di questa casellina, però in questo momento ne ho bisogno perché c'è un aggiornamento e ve lo mostro a breve. Poi vi farò delle lezioni su degli aggiornamenti, ragazzi, veramente pazzeschi, veramente pazzeschi. Allora praticamente cosa facciamo? Andiamo a fare il prompt. Quindi quello che vi ho spiegato stava scritto tutto all'interno. Ora scendiamo in basso, ok? Praticamente i prompt del carosello sono questi qui che trovate giù alla scheda. Ovviamente non vi servono perché se volete creare lo stesso, diciamo, la stessa tipologia di immagine che vi piace, ok, qui create la ragazza, la modella cinese con i capelli biondi, un look un po' più maschile sul nero. Qui la ragazza del sud con i tatuaggi, grossa al Colosseo di Roma, e tranquilli, potete utilizzarlo. Ovviamente premessa, non avrete la stessa identica immagine, ovviamente, perché si genera in maniera differente. Poi se non vi dovesse piacere si modifica o il prompt o si crea un'altra generazione. Ma andiamo a creare qualcosa di nuovo. Quindi io cosa ho fatto? Sulla base di web prompt vi ho creato proprio un prompt da poter personalizzare,
ok? Quindi praticamente all'interno di questo prompt troverai da modificare il time of day, ovvero giorno, notte e così via, location, la città, la piazza, la strada e così via, il soggetto, uomo, donna e così via, i capelli, la faccia, le pose, l'outfit, eccetera. Perfetto, quindi ora ci reghiamo su ChatGPT, ma prima questa riga io la cancello un attimo, ve la aggiorno in questo modo, ovvero andiamo a copiare, ok? Andate su ChatGPT e qui c'è la richiesta, ovvero utilizza lo stesso prompt ma inserisci tutti gli elementi personalizzabili che ti elencherò direttamente all'interno delle rispettive caselle, quindi ovvero che voi fate un elenco, ok, che ora andremo a fare insieme, più ci aggiungiamo il prompt, andare a inserire questi elementi all'interno del prompt in modo che poi andiamo su Oracle e andiamo a generare la nostra immagine. Quindi questo è il prompt base, quindi potete copiare proprio la stessa identica struttura, ok? Quindi io direi di far così. Ok, così almeno ci ricordiamo tutti quanti, ok? Possiamo anche non andare in ordine, quindi non mettere il tempo, la location, ma tipo prima il modello, quindi deve essere un modello uomo, ok? Tipo età, che ne so, 45 anni, potete anche non specificare, mettere soltanto modello, ovviamente poi vi genererà un'etnia, diciamo, casuale, un'età casuale. Etnia possiamo mettere, che ne so, tedesco, ok? Quindi già immagino che forse farà capelli biondi e così via, ma dobbiamo specificare, quindi colore capelli biondo, poi da capo colorazione della pelle che ne so, chiara, ok? Look, abito elegante, camicia bianca, cravatta nera, andate proprio a specificare tutto, casini neri, lucidi e così via. Poi non specifico altre cose giusto per farvi un esempio, ma se siete più dettagliati meglio è. Il tempo facciamo di giorno, cielo tipo sereno con riflesso del sole, se volete aggiungere questa cosa, ok? E ci sarebbero altri elementi sicuramente, ma facciamo che i passanti in background tanti. Poi inquadratura, qui decidete voi se dargli una totale dove siete tutto il corpo, un mezzo busto, un primo piano, ovviamente poi il tutto dietro si andrà sempre di più a perdere, quindi farò, che ne so, inquadratura mezzo busto. Anche lo sguardo potete, diciamo, intervenire, che ne so, sguardo determinato con sorriso, oppure che ne so, sguardo rivolto verso la camera, ok? Ok, qui mi dà le attrazioni principali, vediamo qualcosa che può essere, diciamo, bello in linea con la location, soprattutto con l'abito che è elegante, eccetera. Quindi, non lo so, proviamo questo castello, ok? Mettiamo la location, ok, perfetto. Ripeto, qui più siete specifici meglio è ancora. Delle cose ovviamente non le ho diciamo dette, ma semplicemente la color correction, ok? E facciamo generare a ChatGPT il prompt definitivo. Quindi ricordo che la struttura è questa: prima la richiesta, poi fate un elenco, ok? Dopodiché gli date il prompt base e fate invio. Ecco qua, questo è il prompt finale, quindi parte con cinematic, motion blur, graphic e così via. Quindi andate a selezionare con tasto sinistro del mouse tutto il prompt, tasto destro copia, andate su, selezionate il nodo text, fate CTRL+V per copiare il prompt. Una cosa che abbiamo aggiunto è l'open preview, che c'era prima, ma guardate adesso, ed ecco qua, con il conteggio dei caratteri, il conteggio delle parole, miglioria con AI, quindi vi può, diciamo, migliorare il prompt, e potete, ragazzi, avere un modo più comodo per, diciamo, andare a strutturare il prompt, andarlo a modificare, eccetera. Prima era un pochino più ridotta la visuale. Perfetto, Nano Banana, il formato è sempre il 415, quindi andate a verificare prima di generare, mi raccomando, ok? Fate tasto destro, esegui, quindi generazione in corso, tempo qualche secondo e l'immagine verrà generata. Nel frattempo che l'immagine verrà generata, voglio già mostrarvi questa cosa, ovvero la color correction, ok? Quindi la color correction un po' più, diciamo, normale, un po' più allegra, vivace, se vogliamo intenderla in questo modo, che richiama un po' più, diciamo, sull'arancione, ecco. Invece qui un po' più scura, un po' più dark, un po' più sul blu,
ok? Entrambe sono cinematografiche come immagini, ovviamente quella scura può richiamare un po' alcuni film. Quindi cosa si fa? Semplicemente si prende lo stesso prompt, quindi questo qui, si aggiunge su questo prompt all'inizio la parola dark. Ok? Per questo diciamo, secondo me è più semplice far così, che non vorrei che poi quando lo andate a fare nel prompt, nell'elenco, ok? Non vorrei che poi dopo ve lo mette in un punto un po' troppo, diciamo, antipatico, così può risultare molto più semplice e strategico. Perfetto, l'immagine è stata generata, quindi un uomo, sì, sui 40-45 anni, biondo, sembra un tedesco, elegante, non ho specificato ora che penso il colore della giacca, però camicia, cravatta e tutto, le ha rispettate. Ovviamente le scarpe non si vedono perché andando a fare quasi un mezzo busto si vanno a perdere alcuni elementi. Il castello c'è, ovviamente più generate, più decidete come deve essere l'angolazione dell'inquadratura eccetera, ovviamente il tutto va diciamo a cambiare, c'è molta più diciamo location, però ci sono tanti passanti, quindi ci sono una mole spropositata di come si chiama, di passanti, di turisti, ok? E niente, insomma, mi sembra tutto perfetto. Poi più generate più potete avere altre varianti. Ok, ora ultimo step, come si effettua una color un po' più dark. Quindi prendiamo di nuovo un nodo, un text, ok? Voi tranquillamente potete anche, ora vi insegno queste piccole cose perché altrimenti me ne dimentico. Tasto sinistro selezionate e fate duplica, vedete? Ve l'ha duplicato, ok? Anche qui tasto destro fate duplica. Perfetto, perché cosa vi duplica? Non solo il nodo, ma guardate qua, già c'è Nano Banana Pro e 4 quinti. Stessa cosa qui, già c'è il prompt che andiamo a collegare, e vi ricordo che all'inizio dovete mettere la parola dark per avere una color correction un po' più scura, un po' più sul blu. Ok, perfetto, e andate a fare tasto destro e esegui. Nel frattempo volevo ricordarvi che se andate su generazioni e cliccate sull'immagine generata, sotto trovate il prompt se volete diciamo salvarvelo e mettere da qualche parte. Perfetto, mi ha generato un paio di immagini, quindi in questo caso ecco qui una colorazione un po' più dark, meno accesa, e secondo me molta figa questa immagine, molto realistica, anche le persone che stanno uscendo da questo castello, però non so se l'ho chiamata chiesa qualche volta, ma è facile che mi confondo. Anche qui un'altra immagine molto figa, questo riflesso potrebbe essere migliorabile, forse su questa tipologia di immagine scura eviterei il riflesso, ecco, quindi questa è una nota che aggiungo. L'uomo mi sembra perfetto, anche l'abito e tutto, i passanti, il castello c'è, davvero tanta roba. E niente, vi ho detto tutto, spero che sia stato tutto chiaro. Ovviamente nei commenti vi supportiamo per qualsiasi diciamo richiesta. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare un mi piace e ci vediamo alla prossima lezione. Da Oracle è tutto.